Articoli in italiano? Scommettiamo che riesco a spiegarteli in modo semplice? Ti ricordo che su questo argomento ho già pubblicato un video nel quale ho parlato degli articoli indeterminativi. Troverai il link nella descrizione qui sotto. Questo canale si chiama Italiano con Eli ed è pensato per chi è un amante dell'Italia e della lingua italiana. Se ti iscriverai a questo canale potrai ricevere una video lezione ogni settimana. Proposta allettante, non trovi? Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da più di 10 anni mi occupo di formazione linguistica. Sono una language coach accreditata da ICF. Nella lezione di oggi ci occuperemo degli articoli determinativi. Cominciamo dagli articoli determinativi al singolare. Quali sono questi articoli? Il, lo, l'apostrofo e la. Domanda: in questa tabella dove li inseriresti? Allora, immagino che il andrà al maschile e questo lo sai, anche lo è un articolo maschile. La è un articolo che si utilizza con i nomi femminili e, attenzione, l'apostrofo può essere inserito sia tra gli articoli maschili che tra gli articoli femminili. Vediamo ora quando si utilizza ogni articolo. Cominciamo da lo. Lo si utilizza negli stessi casi in cui si utilizza uno, articolo indeterminativo di cui abbiamo già parlato, ovvero si utilizza con nomi maschili che cominciano con S più consonante, diremo infatti lo studente o anche lo sport, lo scienziato. Ricorda che è S più consonante, non S più vocale. Poi si utilizza con le parole che iniziano con la lettera Z, occhio perché si tratta di parole maschili, come per esempio lo zaino o ancora lo zio. E infine lo si utilizza anche con le parole che iniziano con PS, per esempio lo psicologo oppure lo psichiatra. Anche in questo caso ti ricordo che esistono anche altre condizioni che permettono di utilizzare lo. Per esempio le parole che iniziano con la X, con Y, con il suono gn, eccetera, ma si tratta di casi poco frequenti. Per ora ti consiglio di ricordare i 3 casi di cui abbiamo appena parlato. Quando si utilizza il si utilizza con nomi maschili che iniziano con consonante, tranne naturalmente i casi di cui abbiamo già parlato e per i quali dobbiamo utilizzare lo. Diremo per esempio il libro o anche il ragazzo, eccetera. Passiamo ora a la, che si utilizza con nomi femminili che cominciano con consonante, come per esempio la signora o anche la ragazza. E quando si utilizza l'apostrofo, si utilizza con nomi che cominciano con vocale. Attenzione, i nomi possono essere sia maschili che femminili. Diremo pertanto l'amico,
ma anche l'amica. Ricorda però, L'apostrofo si utilizza solo ed esclusivamente al singolare. È un articolo singolare, non plurale. Fin qui è tutto chiaro? Toglimi una curiosità. Come funzionano gli articoli nella tua lingua? Ti sembrano più o meno difficili rispetto al sistema della lingua italiana? Ricorda tra l'altro che è molto importante associare l'italiano, ovvero la lingua che stai imparando, con la tua lingua madre, perché questo incrementa la memorizzazione. Quindi ti chiedo di fare questo ragionamento e di scrivermelo nei commenti, perché sono curiosa. Veniamo ora agli articoli plurali. Al plurale il diventa i. Pertanto, se al singolare diciamo il libro, al plurale avremo i libri. L'articolo lo al plurale diventa gli, pertanto, per esempio, lo zaino diventerà al plurale gli zaini. E l'articolo femminile la al plurale diventa le, come per esempio la signora diventerà le signore. Fa attenzione a l'apostrofo. Abbiamo detto che l'apostrofo si può utilizzare al singolare sia per il maschile che per il femminile. Però guarda cosa succede al plurale. L'apostrofo diventa gli quando è maschile, ovvero per esempio diremo l'amico e al plurale gli amici. Ma quando l'apostrofo è femminile, si utilizza con un sostantivo femminile, al plurale diventerà le. Pertanto avremo l'amica e al plurale le amiche. Facciamo un respiro profondo, perché oggi abbiamo visto davvero tante cose, ma manca l'ultima parte, la parte della pratica. Ti chiedo di scrivere l'articolo corrispondente per 5 nomi al singolare, che saranno poi gli stessi al plurale. Li leggo: esercizio, studente, bambino, studentessa, attrice. E al plurale: esercizi, studenti, bambini, studentesse, attrici. Scrivi pure le risposte nei commenti. Ti è piaciuto questo video? Se è così, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici. E se poi volessi iscriverti al canale, sarebbe perfetto, direi. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Ambarabacci ciccocò, 3 civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabacci